Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a parlare dei prodotti essenziali per il vostro acquario. Quindi farò una piccola lista, vi dirò a cosa servono, cercherò anche di dirvi magari le marche con cui mi sono trovato meglio e le marche che ritengo più affidabili e che ho usato in tutti questi anni. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi, il canale sta crescendo quindi vi ringrazio molto per il vostro supporto e detto questo partiamo con il video. Bene, allora partiamo subito. Il primo gadget fondamentale che voglio consigliarvi è il filtro. Ovviamente ho fatto recentemente un video sulle tipologie di filtro, ve lo lascio in descrizione, vi metterò una scheda qui sopra, potete andarlo a vedere quando volete. Il filtro è il cuore dell'acquario, è la casa di batteri nitrificanti che aiuteranno a distruggere le sostanze tossiche. Anche su questo ho fatto un video, ovvero come avviare il tuo primo acquario, in cui spiego il ciclo dell'azoto. Se ve lo siete perso potete trovarlo sempre qui sotto oppure linkato in una delle schede o alla fine del video. Il filtro è fondamentale perché crea un flusso d'acqua ossigenandola ed evitando la formazione di corpi di superficie o anche di larve di insetto. Infatti molto spesso chi ha un acquario senza filtro può avere dei problemi magari con larve di zanzara o di altri tipi di insetti che possono anche diventare pericolosi, crescere in acqua e predare i nostri pesci. Oltre a questo un'acqua filtrata sicuramente è più pulita di un'acqua lasciata a se stessa così stagnante, sarà molto più limpida perché il flusso del filtro creato tramite di solito una turbina farà in modo di far passare l'acqua attraverso i materiali filtranti che aiuteranno appunto a filtrare l'acqua, a purificarla, a renderla più cristallina, più limpida. Oltre a questo ci sono anche i batteri che sono fondamentali per rendere innocue sostanze pericolose come l'ammoniaca, i nitriti e i nitrati. Vi lascerò un link in descrizione per i miei filtri preferiti che per quanto riguarda magari filtri a zainetto, ovvero quelli che possono appendersi, sono quelli della Sichem. Per quanto riguarda invece i filtri interni ho provato quelli della Sera con cui mi sono trovato molto bene e per quanto riguarda quelli esterni vi consiglio quelli della Fluval che secondo me sono i migliori. Il secondo prodotto che andrò a consigliarvi è un biocondizionatore. I biocondizionatori sono indispensabili soprattutto per coloro come me che usano acqua di rubinetto per i loro acquari. Il biocondizionatore è in grado di purificare l'acqua dal cloro e dai metalli pesanti e la rende sicura per i nostri pesci. Secondo la mia esperienza posso dirvi che a mani basse i migliori biocondizionatori sono quelli della Prime, della Sichem. Perché? Perché riescono a trattare grandissime quantità d'acqua. Ovviamente io che ho acquari abbastanza grandi, che vanno dai 200 ai 300 litri, li preferisco perché con magari 500 ml di prodotto riesco a trattare 10.000 litri d'acqua. Ovviamente sta a voi decidere se avete acquari più piccoli, potrete anche risparmiare e prendere marche che fanno biocondizionatori meno potenti. Però per quanto riguarda la qualità-prezzo posso dirvi che con alla fine una trentina di euro riesco a trattare 10 volte i litri che tratto con un normale prodotto per acquari. Unito al biocondizionatore vi è l'attivatore batterico, essenziale soprattutto nella fase di avviamento di un acquario. Serve appunto per alimentare la flora batterica nel nostro filtro e per rendere l'acqua più sicura una volta che l'acquario sarà maturo. Io mi sono trovato sempre bene con i prodotti della Sichem, sempre per lo stesso motivo, perché con spendendo magari un po' di più ovviamente, però si hanno dei risultati eccellenti, ovvero con pochissimo prodotto riesco a trattare molta acqua. Per questo vi consiglio sempre quelli della Sichem e della Prime, con cui mi sono trovato molto bene. Un altro prodotto essenziale è il mangime, ovviamente con cui andremo a nutrire i nostri pesci. Io che ho degli oranda, ovvero dei pesci rossi eteromorfi, mi sono trovato benissimo con i mangimi della Icari. Costano moltissimo, abbastanza, però sono assolutamente migliori per la qualità del prodotto che è veramente eccellente. Per le altre qualità di pesci posso consigliarvi i mangimi della Sera che ho provato e che sono altamente raccomandati. Poi abbiamo i test per misurare i valori dell'acqua. Ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio sempre qui magari in descrizione, nelle schede o alla fine del video.
E ho provato diverse tipologie di test, sia il test a striscette sia quello a reagente, e ho fatto un video, magari lo potete vedere se è un discorso che può interessarvi. Mi sono trovato bene soprattutto con quelli della Sera e con quelli della GBL. Le striscette sono consigliate e anche il test a reagente è consigliato perché vi aiuta a monitorare i valori della vostra acqua e quindi vedere se vi sono delle anomalie o dei valori che sono andati fuori dal vostro controllo, fuori dall'equilibrio che dovrebbe avere un acquario. È molto importante controllare i valori per assicurare il benessere dei vostri pesci. Ovviamente se abbiamo delle piante saranno necessarie anche delle luci abbastanza potenti. Ovviamente la luce è sempre necessaria anche in assenza di piante, però a maggior ragione avendo delle piante dovremo investirci molti più soldi. Allora la luce è fondamentale perché aiuta il ritmo circadiano dei pesci, ovvero aiuta a orientare il loro orologio biologico. Invece se avete delle piante servirà una luce abbastanza potente o che riesca a soddisfare i bisogni delle piante che avete comprato, perché appunto le piante tramite la luce riescono a nutrirsi tramite la fotosintesi clorofilliana, ma questa diciamo è una cosa che sappiamo tutti, che abbiamo appreso a scuola. Oltre a questo, un altro prodotto che vi consiglio è un termometro, molto utile per evitare i sbalzi di temperatura e per monitorare costantemente qual è la temperatura del nostro acquario e regolarci di conseguenza, soprattutto magari se abbiamo acquari vicino a delle finestre, cosa che sconsiglio perché potrebbero causare dei sbalzi di temperatura e far ammalare i vostri pesci. Per i discorsi cambi d'acqua e pulizia acquario, secondo me sono essenziali un kit di pulizia, ovvero raschietta, spugna per pulire il vetro, retino, che sono sempre comodi. E io ho sia un kit di pulizia, sia un kit, diciamo, di pinzette, oppure di forbicine che mi aiutano e che mi aiutavano quando avevo anche acquari tropicali per potare le piante, pulire un po' il fondo, il vetro, spostare anche un po' la ghiaia. Anche qui vi lascerò un link di un prodotto molto utile della Higger, mi sembra, che ho comprato su Amazon, in cui ho comprato un kit di pulizia 6 in 1, in cui vi era appunto un braccio principale a cui si potevano collegare diversi gadget. Oltre a questo vi è il sifone è importante, lo consiglio per acquari medio piccoli ma anche medio grandi. Esso è una sottospecie di pompa che ci aiuta per i cambi d'acqua e per chi ha magari della ghiaia, della sabbia che si sporca è una cosa molto utile perché oltre a cambiare l'acqua andremo anche a pulire il nostro fondo. Però lo consiglio anche per cambiare l'acqua perché una volta avviato il sifone andrà a fare il lavoro che dovremmo fare noi con una tanica, per cui è molto comoda. Come abbiamo sentito dire pochi secondi fa, un'altra cosa fondamentale secondo me sono le taniche. Io utilizzo taniche alimentari, quelle bianche, da 10-15 litri. Ovviamente se voi avete un acquario più piccolo potrete prenderle anche da 3 o da 5 o anche più grandi, però vi sconsiglio di salire sopra i 15-20 litri anche perché pesano molto, ma sono anche molto ingombranti e poi magari non sapete dove metterle. Un altro gadget fondamentale da cui mi ritrovo praticamente sommerso, le trovo in giro per casa, sono le bacinelle. Le bacinelle sono fondamentali perché potete metterci i materiali filtranti per pulirli con l'acqua del vostro acquario o magari se avete dei sassi, dei tronchi, li potete mettere lì per pulirli con calma e con cura. Ne ho comprate di svariate misure perché oltre ad aiutarmi con i cambi d'acqua mi aiutano con la quarantena. Magari quando ho un pesce da quarantenare prendo la mia bella bacinella da 30-40 litri, inserisco un piccolo filtro, un aeratore e ho pronta la mia vasca per la quarantena. Quindi direi che le bacinelle sono assolutamente una cosa essenziale che secondo me è un po' sottovalutata perché aiutano moltissimo in questo hobby, sia nella pulizia che nella quarantena. Parlando invece di prodotti che andranno a consumare elettricità, quindi diciamo quelli, qua viene la nota dolente, sono il termoriscaldatore, che per chi non lo sapesse è l'accessorio che ha il consumo più alto di tutto l'acquario. Basti pensare che un filtro di grandi dimensioni può arrivare magari a 20-30 watt, mentre un termoriscaldatore per un acquario come il mio può arrivare anche a 150-200 watt. Questo per farvi capire la potenza immane dei termoriscaldatori e il loro consumo, quindi ci andrà a costare veramente tanto. Di solito se in casa riuscite a mantenere delle temperature che non scendono sotto i 20 gradi, io lo sconsiglio perché secondo me è soltanto una spesa inutile, però ovviamente se avete dei pesci tropicali che necessitano di temperature abbastanza alte sarà una cosa indispensabile. Per chi non lo sapesse, appunto, il termoriscaldatore è quell'accessorio che ci aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua più calda rispetto al normale. Non vi parlo di refrigeratori perché purtroppo i refrigeratori, ovvero quei accessori che servono ad abbassare la temperatura dell'acqua, costano svariate centinaia di euro, per non parlare del loro consumo. Per questo resteremo a parlare dei termoriscaldatori che sono molto più comuni ed utilizzati.
Il lato positivo di avere un termoriscaldatore è che magari abitando in zone temperate, come per esempio io che abito in Italia, è una cosa necessaria solamente nei mesi veramente più freddi, diciamo da gennaio a marzo, perché poi le temperature diventano più miti e anche l'acqua dell'acquario andrà a riscaldarsi. Per non parlare dell'estate che i nostri pesci praticamente friggeranno, ma quello è un altro problema. Parlando di estate e di temperature roventi, parleremo anche di vacanze. Infatti un altro gadget fondamentale per chi va in vacanza magari è una mangiatoia automatica. Più della mangiatoia automatica io mi sono trovato bene anche con dei mangimi preconfezionati, come per esempio il Sera Holiday, con cui mi sono trovato molto bene andando via anche per un mese, diciamo, quindi posso dirvi che sono affidabili. Siamo giunti agli sgoccioli e vi dirò gli ultimi prodotti che secondo me aiutano a tenere bene un acquario e che di solito si trovano in casa, come per esempio il sale da cucina e l'aglio, che sono essenziali, sono prodotti assolutamente consigliati perché il sale da cucina io lo uso dopo i cambi d'acqua veramente importanti, aiuta a creare una barriera protettiva attorno al corpo del pesce che lo protegge da eventuali parassiti o batteri. Aiuta anche a disinfettare un po' l'acqua e a renderla più sicura per i nostri pesci. Un altro prodotto che uso molto spesso nella quarantena o per curare i pesci è il blu di metilene. Il blu di metilene di solito lo potrete trovare in farmacia oppure se trovate degli spacci magari che lo vendono. E, secondo me è un prodotto fondamentale perché aiuta a curare veramente una quantità vastissima di malattie che vanno dall'ictiofiliasi, ovvero la malattia dei puntini bianchi, a parassiti esterni o anche per delle quarantene per dei pesci che prendete da fuori, magari che avete ordinato, che sono importati o che vengono da negozi che non conoscete. Insieme al blu di metilene o come alternativa potete usare il verde di malachite, che è un altro prodotto molto usato per la quarantena e per curare malattie dei pesci. In commercio vi sono anche dei prodotti specifici per curare le singole malattie dei pesci, ma posso dirvi che il 90% di questi prodotti è a base o di blu di metilene o di verde di malachite, quindi se li prendete sfusi risparmierete un sacco di soldi e avrete gli stessi effetti. Bene, l'ultimo accessorio che posso consigliarvi magari per un acquario è un fondo, che può essere magari della ghiaia o della sabbia, quello che volete voi. Ho fatto un video a riguardo, riguarda i pesci rossi, ma secondo me può essere visto anche in modo più universale, magari se volete andateci a dare un'occhiata. Il fondo magari è fondamentale perché avendo un fondo ci aiuta anche a tenere a bada tutta quella sporcizia che non avendo un substrato potrebbe fluttuare nell'acqua oppure rendere la pulizia più difficoltosa. Bene, detto questo direi che è tutto e spero che il video sia stato di vostro gradimento. Magari scrivetemi nei commenti le domande che avete, che vi sono sorte e io cercherò di rispondervi. Oltre a questo mi farebbe piacere sapere che tipo di contenuti vi piacciono in modo da poterli portare prossimamente. Bene, io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.